Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami. Capricorno, tendenze energetiche disponibili per la primavera 2025. Wow, abbiamo la ruota della fortuna, amici del Capricorno, grandi cambi in vista. Di solito quando c'è la ruota della fortuna sono cambi positivi che aprono nuove possibilità e per qualcuno potrebbero anche essere cambi karmici, quindi chiusura di vecchi cicli per aprirne di nuovi. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi per una consulenza personalizzata. Ci sono i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, sono due, uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi e poi sempre nella sezione della descrizione trovate il link al corso, il video, non è proprio un corso, diciamo, è un'iniziativa, si chiama Tarot Pratiche, sono delle giornate di incontro, dei pomeriggi di incontro dove ci si allena a leggere le carte tutti insieme. Quindi per chi fosse interessato mi può contattare via mail. Bene, partiamo con un 7 di pentacoli. Abbiamo un 3 di coppe. 7 di spade. 7 di bastoni, 9 di spade, 8 di pentacoli e 3 di spade. Wow, Capricorno, che periodo! Adesso andiamo a vedere carta per carta le energie, diciamo, generali e poi andrò a fare i vari esempi per l'amore, il lavoro, i soldi e via dicendo. Partiamo da questo 7 di pentacoli. È una carta, sì, di apertura, possibilità, idee, strategie, però è anche una carta che parla di illusioni molte volte. Ok, carro. E regina di denari. C'è come una sensazione di mancanza di stabilità, secondo me, ed è per quello che si tenta come di cercare soluzioni alternative. Andiamo a vedere il 3 di coppe. 10 di pentacoli, 2 di spade, 4 di bastoni e asso di pentacoli. C'è qualcosa che inizia, ma io ho anche la sensazione che questo inizio potrebbe non essere così semplice. Credo che questo 2 di spade indichi il bisogno di dividersi per certi versi. Andiamo a vedere il 7 di spade. Asso di coppe. E matto. Voglio un'altra carta per l'asso di coppe.
Cavaliere di spade. Credo che quest'iniziale 7 di coppe sia come un qualche cosa che voi avete nella testa che non sapete ancora bene come dirigere e che con questo 7 di spade possa tramutarsi in qualche favola che vi andrete raccontando. Io qui ho come la sensazione che potrebbe esserci qualche scelta impulsiva, qualche inizio impulsivo che, diciamo, non è dei migliori, perché poi abbiamo 9 di spade, 8 di pentacoli e 3 di spade. Andiamo a vedere 7 di bastoni. E che qui con questo asso di coppa al contrario è come se mancasse l'amore per questo seme, per questo nuovo obiettivo, per una di queste vostre idee, come se aveste tante idee per muovervi da questa ruota della fortuna per creare il cambio, però poi in realtà è come se vi sentissi avventati su certe scelte poco razionali, è come se, non lo so, foste un po' ingenui. Il 7 di bastoni è spiegato da un 8 di bastoni e da un 9 di pentacoli. Sento che molto lo fa la vostra chiarezza di idee in questo periodo, perché qui ho la sensazione che abbiate bisogno di sprecare qualche parola in più per farvi capire. Tra l'altro c'è anche Mercurio retrogrado in questo periodo, quindi è facile che la comunicazione sia difficile. 5 di pentacoli e 3 di spade, ne abbiamo un altro sotto, 6 di coppe. Qui ragazzi c'è da lavorare l'indipendenza, Soprattutto se si lascia un gruppo, può essere un gruppo lavorativo, un gruppo familiare, perché ho come l'idea che sarà un po' quello che dovrete elaborare in questo periodo, insomma. Andiamo un attimo a vedere l'otto di pentacoli. Re di pentacoli. Io credo che qui, sacerdotessa, ci sia qualche cosa inerente al passato che ancora non avete ben elaborato. Perché avete il 3 di spade qui e il 3 di spade qui. Anzi, datemi una carta per questo 3. Asso di spade. Sì, sento che è come se voleste fare qualcosa, ci sono delle idee, ci sono come delle basi. Non sento che le persone intorno a voi vi aiutino tanto, sinceramente, anzi, sento più che tendono un po' ad affossarvi. Non sono quelle persone propositive e quindi voi ve la raccontate un po' per, mi viene da dire, farvi forza da soli e dire no, e come dico io, ci voglio provare, non voglio lasciare questa opportunità intentata, però è come se l'avere bisogno di un confronto, di una risposta, di un feedback da parte degli altri non vi renda indipendenti. Cioè, gli altri in un certo senso sento che il feedback ve l'hanno già dato, voi volete continuare sulla vostra strada, il che va benissimo, però dovete sviluppare questa indipendenza nel lavoro, nella quotidianità, la costanza. Tenete presente che queste carte di fine lettura sono carte comunque positive, sono carte di qualcuno che riesce a vedere nel lungo periodo, però vi dirò che c'è anche una grande componente di sacrificio per quello che riguarda questo cambio, ok? Quindi potrebbe essere il fatto di lasciare il vecchio paradigma per iniziare qualcosa di vostro e quindi dimostrare a tutti che queste non erano in realtà favole o bugie, ma effettivamente sono progetti che si sono, o meglio, si potrebbero concretizzare.
Però ecco come l'idea che se volete, scusate, se volete raggiungere i vostri obiettivi, dovete mettervi tipo a testa bassa e lavorare con costanza. Allora, partiamo dall'amore e da chi è single. Mm, Dunque, ragazzi, ho come l'idea che questa ruota della fortuna possa rappresentare un cambio di paradigma per voi, cioè il passaggio da una storia ad un'altra. So che siete il gruppo dei single, però c'è anche qualche single che si ritiene single solo perché non ha un'etichetta di fidanzato, ma in realtà ci sono come delle conoscenze così che impegnano il tempo. Vi dico, sento come la necessità da parte vostra un po' anche di isolarvi, di prendervi del tempo, prendervi dello spazio per voi. Ehm, Vi dirò, potrebbero esserci più pretendenti o uno, tra virgolette, vecchio e uno nuovo. Ed effettivamente la primavera potrebbe essere il momento giusto che vi fa capire con quale delle due persone, o se c'è una persona tra quelle due, ehm, che può farvi crescere in luce. È come se con questo 2 di spade non vedeste proprio bene, avete anche un 9 di spade che è una carta di pensieri circolari, negativi, parla di ansie, parla di preoccupazioni. E poi devo dire, ragazzi, che c'è anche un 5 di pentacoli, quindi potrebbe esserci qualche paura o qualche ferita d'abbandono da dover elaborare. E quindi anche il fatto di effettivamente non vederci chiaro su quale delle due persone potrebbe, o se la persona insomma che andrete a conoscere possa essere effettivamente una persona con la quale creare una relazione stabile, diciamo che tendete a non correre. Qui sì che ho l'attimo di impulsività, sinceramente, con il Cavaliere di Spade e il matto, però ho come l'idea che sia più un movimento per non perdere l'occasione, ma non è un buttarsi nella relazione. Per chi fosse in una relazione, diciamo di breve data, allora qui ci può essere effettivamente un cambio della situazione, cioè se è poco che vi conoscete potrebbero invitarvi a conoscere gli amici, a diciamo far uscire un pochettino allo scoperto la coppia. Mentre invece se avete una relazione da un po' più di tempo, ehm, qui si può aprire un tema, secondo me legato ai bambini, piuttosto che al regolarizzare la relazione. Per qualcuno sono i bambini, per qualcuno è andare a vivere insieme, per qualcun altro è comprare casa insieme. È come dare una sorta di concretezza alla relazione. Però quello che vi posso dire, ragazzi, fate attenzione perché tra il 7 di coppe e il 7 di spade, il 2 di spade, e poi cos'è che avevo anche il 9 di spade, c'è come una visione un po' sfarsata, sfalsata delle cose. E questo vi rende titubanti effettivamente, eh? Anche per voi potrebbe esserci qualche cosa da dover sacrificare per ottenere i vostri obiettivi a livello di coppia. Per chi invece fosse in una relazione, diciamo, un po' ambigua o con terze parti, una relazione extra, mi hanno detto, mi hanno consigliato di chiamarla così. Eh, Qui ragazzi è come sento che a qualcuno arriverà un ultimatum per la serie se ti piace così e se non ti piace è così lo stesso. Fatemi poi sapere se vi risuona nei commenti.
però ho l'idea che sarà un periodo dove vi terranno un po' sulle spine, dove non vi daranno le conferme di cui avete bisogno o che state chiedendo. E questo, insomma, vi dirò, avete anche un sette di spade. Qui potrebbe esserci qualche ehm, parola o di troppo, un po' che stona, diciamo, all'interno di un discorso come sì, qualche bandiera rossa, devo dire. Oppure potrebbero cercare di forzarvi a fare qualcosa, a prendere delle decisioni. E in quel caso lì avere questo 8 di pentacoli alla fine vi invita a prendervi il tempo necessario, quello che vi serve, perché probabilmente per iniziare questo nuovo percorso qualcuno con questo 3 di spade ce l'avete due volte in realtà, potrebbe dover sacrificare del tempo per sé, del tempo per la famiglia, del tempo. Per quello che riguarda il lavoro, ragazzi. Allora, se siete senza lavoro, devo dire che potrebbe effettivamente arrivare una chiamata da qualche impresa, da qualche azienda alla quale avete mandato un curriculum tempo fa. Qui il vento cambia con questa ruota della fortuna, ok? Ehm, quindi se siete disoccupati, aspettatevi. Sì, sì, aspettatevi qualche nuovo inizio, qualche nuovo lavoro. Vi dico, potrebbe non essere esattamente il lavoro dei vostri sogni, o meglio detto, potrebbe non essere pagato come voi vi aspettate o come voi state pensando, però comunque è un inizio. E per quello che riguarda le persone che sono già occupate e sono dipendenti, mm, attenzione agli attacchi dei colleghi o dei capi. Io ho come la sensazione che potrebbe esserci un personaggio nello specifico vicino a voi all'interno della zona di lavoro che potrebbe fare insomma dei commenti un po' troppo in modo leggero. Potrebbero arrivare delle frecciatine, potrebbero arrivare insomma cercate di difendervi, cercate piuttosto di evitare la persona. Fingete un attacco di colite e andate in bagno. Per quello che riguarda invece i lavoratori autonomi, ragazzi, qui ho l'idea che potreste mm, avere come un aumento non tanto del numero di clienti, ma del venduto per cliente. Quindi comunque sì, c'è un aumento degli ingressi. Se avete intenzione di fare pubblicità o di fare qualche tipo di investimento in questo senso nella primavera, consiglio la seconda metà del periodo, però comunque è una mossa che può dare i suoi frutti. E se parliamo di soldi, ecco qui forse ragazzi è la nota un po' più dolente. È vero che abbiamo la ruota della fortuna, si aprono nuove occasioni, arrivano dei doni, dei regali, è vero che arrivano anche dei soldi, però è anche vero che potreste dover affrontare qualche spesa imprevista. Non so perché a qualcuno magari risuona, a qualcuno no, i denti. Potrebbe essere il dentista quello che dovete affrontare. E se non è strettamente per voi, potrebbe essere per un vostro familiare. O comunque in famiglia potrebbero esserci delle spese legate alla salute. Poi, se siete di quelle persone diligenti che ogni mese mettono via un tot per ogni cassa, un tot per la spesa, un tot per per le spese mediche, un tot per la macchina, siete bravissimi. Quindi non dovreste trovarvi con sorprese. Se invece parliamo di famiglia, ragazzi, qui ci potrebbe essere qualcuno che o è richiamato a casa, è come se ci fosse la necessità di più presenza.
nell'ambiente familiare. Io per famiglia non intendo solo quella di sangue, ma intendo anche quella d'anime, quindi potrebbero essere gli amici, i vicini, certi colleghi, le persone che, diciamo, frequentate di più. Ok, ah, e per chi avesse dei progetti, ragazzi, fate attenzione a non avventarvi, soprattutto perché la situazione economica non è delle migliori. È vero che arrivano dei soldi in più, ma ci sono anche delle spese in più, quindi piuttosto fate una sorta di stratagemma, no? Come si dice? Di strategia per quello che riguarda le spese. Ok, andiamo a vedere qualche oracolo. Carta numero 15 parla del mondo degli spiriti, ragazzi. Come se vi dicessero che avete un'assistenza divina vicino a voi. Stavo guardando se c'era qualche carta che me lo diceva, ma a parte la ruota della fortuna, non ho proprio carte specifiche nella lettura. Andiamo a vedere questo secondo oracolo. Che bella questa carta, parla di rinascere. È interessante perché la figura si sta strappando il cuore. È come se avesse tolto da se stessa il cuore. Ed è una carta che mi fa sentire come se ci fosse effettivamente, avete 2 3 di spade, un peso sul cuore che è come ora di togliersi. E abbiamo carta numero 32, sarebbe un po' tipo rompere le barriere, sentirsi liberi. Io credo che ci sia qualche cosa che vi stia tirando giù, che vi stia tirando indietro, che vi stia impedendo di evolvere, ma comunque arriva la ruota della fortuna, quindi volenti o nolenti questo cambio succederà. Andiamo a vedere un ultimo oracolo. L'isola del tesoro, carta numero 9, ne abbiamo 2, e le parche, carta numero 17. Guardate ragazzi, l'isola del tesoro parla di denaro, parla di soldi, la ruota della fortuna anche, poi qua sotto c'era un asso di denari, mi sembra di ricordare. Sì, è rimasto qua. E l'isola del tesoro parla di qualche cosa di prezioso verso il quale o la quale state andando, e poi le parche sono le occasioni fortunate, essere nel posto giusto al momento giusto con le persone giuste. È una carta numero 17, nei tarocchi il 17 è l'arcano della stella, quindi del destino. Per cui io credo che questo cambio, questo movimento sia un po' predestinato a voi. È chiaro che bisogna sacrificare delle cose e secondo me pulire quelle che sono le vostre idee, tutti i vostri ideali e andare su quello che è concretizzabile. Amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me vi invito a scrivermi una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona. Diversamente, se preferite andare a vostro ritmo, avete anche la possibilità di abbonarvi al canale, dove anche lì tratto i temi sulle credenze limitanti, quindi avete già un buon materiale su cui lavorare, però chiaramente è trattato in modo generico, non può essere un percorso specifico come se fosse un percorso individuale. Comunque, se volete dare un'occhiata ai titoli dei video, sono pubblici, si vedono, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!